Carlos Castaneda, Facebook Naguales. Chi siamo? Lo scopo del canale e domande frequenti. Anni prima, Don Juan mi aveva offerto l'opportunità di andar via. Io invece ero rimasto, perché non avevo altro posto dove dirigermi. Si sceglie solo una volta. Mi aveva detto Don Juan. Scegliamo di essere guerrieri o uomini ordinari. Non esiste una seconda opportunità. Non sopra questa terra. Se escoges solo una vez. Me había dicho Don Juan. Elegimos ser guerreros o ser hombres corrientes. No existe una segunda oportunidad. No sobre esta tierra. We choose only once. He had said then. We choose either to be warriors or to be ordinary men. A second choice does not exist, not on this earth. Il passo è tratto dal volume Il secondo anello del potere, capitolo quinto. Chi siamo? Salve guerrieri, io sono Marisha. Per motivi di spam, per ora preferisco mantenere l'anonimato e non mostrarmi in video, anche se in realtà mi avete intravista interpretare la ragazza Corazon de Melon nel video La coscienza della morte. Non sono una sciamana o una strega, come la si intende nei volumi di Castaneda. Lo ritengo un punto di arrivo veramente alto. Tuttavia, come nella citazione riportata all'inizio del video, ho scelto di non essere tra gli hombres corrientes, tra gli uomini ordinari. So per certo che per me non c'è nessuna altra via, perché quando anni fa ho provato ad adattarmi ai modelli comuni, sollecitata da parenti ed amici, quasi ne morii. Quindi posso definirmi una guerriera, sì, forse, un'apprendista guerriera. Inoltre sono anche una studiosa, al momento, che sta cercando di fare della letteratura traducendo dallo spagnolo e dall'inglese dei passi tratti dai celeberrimi volumi di Carlos Castaneda e confrontandoli con le edizioni italiane alla ricerca di imprecisioni, censure e gravi fraintendimenti. Il mio compagno Nick collabora con me attivamente, mettendo a disposizione le proprie conoscenze. Quello che ci proponiamo di mettere in opera è una lettura critica di un testo. Qualcuno mi ha chiesto se ho le competenze necessarie. Ritengo di sì. Ho una formazione universitaria ed un'esperienza lavorativa nell'editoria, nel settore della saggistica, oltre che di relatrice presso conferenze. Ho conseguito una laurea magistrale in lettere classiche con una specializzazione in archeologia. Quindi ho maturato una dimestichezza che mi rende competente nella ricostruzione filologica di un testo antico o moderno e sapere come argomentare le mie scelte lessicali. A questo punto vorrei parlarvi delle origini di tutti questi miei studi. Come ho già detto, io vengo da una famiglia eccessivamente bigotta, dove avere sogni premonitori o vedere ombre strane per la stanza era considerato qualcosa di cui non parlare e da reprimere. In età adolescenziale riuscii comunque a procurarmi qualche libro di Castaneda. Il primo che acquistai fu un volumetto in svendita in un cesto del supermercato, L'isola del Tonal, un'edizione super pocket, collana mandala. Lo vedete qui accanto. Queste letture mi furono di supporto quando mi accadde di sognare la morte di un mio compagno di classe, anche lui appassionato di quelli che noi allora chiamavamo i misteri.
Quando l'evento accadde inesorabilmente, nonostante i miei sforzi di provare ad avvertire questo ragazzo, ebbi la totale certezza che noi esseri umani non sappiamo nulla di noi stessi e che questa conoscenza ci viene costantemente negata. A lungo cercai altri come me, mentre i miei parenti tentavano in tutti i modi di farmi omologare alla massa. Ad un certo punto, stanca di essere diversa e sola, e per far contenti i genitori, mi fidanzai con un tizio nell'intenzione di mettere su famiglia come tutti gli altri dopo aver terminato gli studi. Ero ormai rassegnata al fatto che per me non ci fosse molto altro da scegliere, quando un giorno mi ammalai e il cosiddetto fidanzato scappò via. Dopo i primi tempi estremamente dolorosi, capii che se volevo stare bene dovevo eliminare tutto quello che non ritenevo facente parte della mia ricerca personale. Ripresi fuori i libri di Castaneda e mi procurai quelli mancanti. Mi curai con dei rimedi naturali e ricominciai ad allenarmi. Lentamente, ma in maniera decisa, iniziai a non assecondare più le imposizioni della famiglia. Nel frattempo fui avvicinata da un gruppo di persone che studiavano esoterismo, mischiando un'accozzaglia di credenze religiose tradizionali con la New Age. Mi dissero che i loro alleati spiriti mi avevano scelta per fare un rituale insieme. Anche io avevo ricevuto dei sogni che mi indicavano queste persone e tutto ciò mi affascinò. La questione comunque non andò a buon fine e capendo di essere caduta in una sorta di trappola me ne andai. Io e Nick ci siamo sognati a vicenda prima di incontrarci realmente. Trovammo molte affinità sul modo di approcciarci a questi studi e da allora procediamo insieme. Per quanto riguarda l'ambiente di Castaneda, ho avuto una sorta di guida ed esempio, il maestro B. Si tratta del maestro di arti marziali di Nick, del quale lui stesso vi parlerà tra poco. Il maestro B aveva un impressionante controllo del sognare e di altre arti descritte in questi volumi. Sono molti anni che non lo frequentiamo più e vi spiegheremo esaustivamente le ragioni e i fenomeni dei quali siamo stati testimoni diretti in un video dedicato, in modo che la nostra esperienza possa tornare utile anche a voi. Inoltre, ho una grande passione per l'informatica, la grafica al computer e la fotografia, anche se non posso vantare titoli di studi di grosso livello in questo senso. Vengo comunque da una famiglia in cui ci sono degli artisti che esercitano l'arte come professione anche come docenti. Pratico le arti marziali orientali da parecchi anni e anche per questo motivo mi identifico in Taisha Abelar e nella sua storia personale. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Insieme con Marisha abbiamo deciso di fare questo video di presentazione perché vorremmo puntualizzare ciò che è già stato detto negli anni passati, ma che è difficile mettere insieme per chi non ci segue dagli inizi. Per quanto riguarda chi sono io, non mi definisco uno sciamano, ma semplicemente uno studioso o, se vogliamo, un praticante. Ritengo che per definire qualcuno sciamano, come quelli intesi da Don Juan, occorra un livello estremamente elevato di abilità, energia e conoscenza. Per quanto riguarda come sono approdato a Castaneda, posso dire di aver fatto un cammino diverso da quello consueto di coloro che prima leggono i libri e poi cercano di praticare. Sono nato in una famiglia dove, sia da parte paterna sia da parte materna, alcune donne potevano essere definite streghe. Non lavorate troppo di fantasia, per favore. Costoro erano delle persone semplici
che praticavano tutta una serie di piccoli rituali appartenenti alla magia popolare. I maschi della famiglia erano esclusi dall'apprendimento di tali tradizioni, addirittura allontanati fisicamente quando aveva luogo una qualunque di queste pratiche. Nonostante ciò, erano molto interessati ai sogni di tutti i membri della famiglia, perfino dei bambini. In giovane età, non essendo affatto bene accetto tra i miei coetanei e avendo l'esigenza di difendermi fisicamente, in passato i tempi erano diversi e il concetto di bullismo non esisteva, anzi, in alcuni casi veniva considerato addirittura formativo. Mi applicai nello studio delle arti marziali orientali. Iniziai a praticare con un maestro, la cui capacità era riconosciuta, ma che era alquanto malvisto nell'ambiente per la grande severità e asprezza dei metodi. Solo un ragazzino delle medie. Questa persona aveva una cultura molto vasta in materia. Possedeva la capacità innata di apprendere facilmente qualsiasi disciplina si trovasse a studiare. E tra coloro che si sono occupati della sua formazione, spiccava la figura del maestro P, che ebbi occasione di incontrare di persona qualche volta. Era un vallone belga che aveva prestato servizio nella Légion étrangère, la legione straniera francese, tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 70. Si stabilì in Italia una volta congedato. Tale maestra affermava che nel periodo in cui prestò servizio nella Guyana francese venne a contatto con i locali, dai quali apprese delle particolari pratiche. Non avendo preconcetti, dato il mio vissuto familiare, tra i molti insegnamenti in cui mi esercitai vi furono anche queste tecniche. Posso dire che si tratta di una variante di quanto riportato da Castaneda, meno equilibrata e molto più sbilanciata sul sognare. Coloro che la praticavano erano abilissimi sognatori. Purtroppo l'essere abili e l'avere innati doti non mise entrambi i maestri al riparo dal cadere in errori fatali, e io dovetti dedicarmi a comprendere meglio cosa avevo imparato e a cercare di avere una fine migliore. Il mio impegno nello studio di Castaneda, del quale avevo apprezzato ma non ho approfondito l'opera, è iniziato così. Domande frequenti. Qual è lo scopo del vostro canale YouTube e della vostra pagina Facebook? Come già largamente esposto, traduciamo dei passi di Castaneda in modo più letterale possibile, curandoli dal punto di vista letterario, ma non solo. Con questi video vorremmo trasmettere delle semplici linee guida su come leggere e interpretare questi volumi nella maniera più corretta possibile, sia a livello linguistico sia del contenuto. Sono infatti stati oggetto di fraintendimenti e di strumentalizzazione. Attraverso la grafica e la lettura dei testi cerchiamo di ricreare le scene e i personaggi in modo che lo spettatore possa immedesimarsi appieno. Infatti ritengo che gli insegnamenti di Castaneda non siano solo una serie di tecniche da imparare, ma anche un ciclo di esperienze profonde esposte con grande maestria scrittoria. Castaneda era un autore straordinario ed è capace, se ci mettete anche del vostro, di trasportarvi quasi quasi lì con lui. Questa è un po' la sua stregoneria, è opera di intento. Inoltre vorremmo raccontare le nostre esperienze e generare un proficuo scambio con altri. Lo spazio che abbiamo creato è protetto dallo spam, da una moderazione severa, e si chiede di parlare degli argomenti che riguardano solo Castaneda, senza citare altri autori. Fatta eccezione per Armando Torres, Taisha Belar e Florinda Donnergrau. Se non si hanno i diritti d'autore sulle opere di Castaneda, è lecito pubblicare delle citazioni o riassunti accompagnati da una recensione? Sì, certo.
C'è una legge in Italia che permette di farlo ai fini dell'insegnamento e discussione per qualunque tipo di opera. Bisogna citare autore, titolo e casa editrice. Si tratta della legge sui diritti d'autore del 22 aprile 1941, numero 633. Testi, articolo 70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Il lavoro che fate è necessario? Anche se il testo è censurato, per esempio è stato tolto il linguaggio ritenuto inappropriato o scurrile, non si capisce lo stesso il significato se si tiene conto del contesto? Non basta avere un rapporto limpido con l'intento per interpretare piuttosto che usare fiumi di parole? Certo che è necessario. Qui non parliamo solo di censura, di linguaggio inappropriato, ma di alcuni paragrafi o di stravolgimenti di frasi o di significati impercettibili per un non esperto. Per esempio, nelle edizioni italiane la patina luminosa diventa esclusività dell'uomo. Invece, in lingua originale ci viene detto che la patina luminosa la hanno anche altri esseri viventi. L'uomo è quello che ce l'ha esterna e per questo motivo preda preferita del volador. Lo trovate nel volume Il lato attivo dell'infinito, capitolo Ombre di fango. La sentite la differenza? Inoltre c'è da considerare anche l'adattamento per italianizzare tutto ciò che è messicano, dove il mais diventa il grano e le tette di un puma diventano la pancia, nelle prime edizioni astrolabio, e il mi chili o il mio peperoncino diventa il mio uccello, riferito a Don Gennaro. Non gli importa un cetriolo, diventa non gli importa un accidente, e così via. La peggiore delle questioni finora è quella dell'arte dell'agguato. In spagnolo agguato si dice acecho, in inglese stalking o stalking italianizzato. In italiano è stato reso con cacciatore. Siate onesti, obiettivi ed imparziali. O realmente avete il coraggio di dire che stalker può essere tradotto con cacciatore? Chiedetevi perché Don Juan non l'ha chiamato cazador e Carlos non ha tradotto con hunter. Intendeva forse qualcosa di diverso? Se prendete un qualunque vocabolario vedrete da soli che il primo significato di acechador è molestatore, per non parlare di stalker, che comunemente è ritenuto un tizio che ti pedina nell'intenzione di commettere un reato. Ora qui si sta parlando di una tecnica che somiglia a quella dello stalker, ma ha altri fini. Certamente è un pedinatore che senza farsi vedere segue qualcuno o persegue qualcosa con maniacale precisione. Posso capire che per rendere tutto più poetico e semplice scelsero di tradurre con cacciatore, ma capite da soli che è un adattamento di comodo. D'altro lato, non si può tradurre con molestatore o pedinatore, perché qualcuno direbbe che facciamo passare Don Juan per un persecutore seriale. Così si è optato per lasciare in lingua originale, cioè lo spagnolo acechador, acechadora. Lo capite che è un vero e proprio studio? Lo studio della letteratura, della linguistica e della filologia in questi ultimi anni è considerato poco remunerativo e quindi non riconosciuto. L'uso del linguaggio è molto importante. Ricordate, il linguaggio è pericoloso perché è in grado di manipolare. In quanto ha un rapporto limpido con l'intento, per esperienza è qualcosa di pratico, come la rete web, non fate fantasticherie. Un accesso diretto, qualcosa che necessita di molta pratica ed energia.
Mi ricordo di Florinda Donner che in un'intervista diceva molto direttamente: bisogna agganciarsi ad esso e per farlo si ha bisogno di energia. E quanto sei agganciato scarichi direttamente da lì, aggiungo io. Don Juan spesso intendeva questo con lo spirito. Non sempre riesce, può riuscire e poi riperderlo e così via. Bisogna arrivarci. Non parlate di intento se non avete sperimentato mai cos'è, ce ne accorgiamo. Se non conosco bene l'opera di Castaneda, che cosa devo leggere? Per prima cosa iscriviti al nostro canale in modo da avere più indicazioni possibili. Secondo, non mischiare discipline o dottrine diverse tra loro, non forzarle in un confronto o in un sincretismo che non regge e non potrà mai, perché qualcuno non sta dicendo la verità. Studia semplicemente, senza preconcetti. Procurati i 12 libri di Castaneda originali, quelli scritti solo da lui, magari anche in spagnolo o in inglese. Non scegliere un altro autore che ti dice di parlare di Castaneda, perché al tuo livello non hai elementi per distinguere chi è sulla strada corretta o no. Leggili in ordine cronologico. Se vuoi praticare, inizia dalla ricapitolazione, perché ti farà recuperare l'energia necessaria per arrivare a qualcosa di più impegnativo. Immedesimati in queste storie. Siediti lì con Don Juan e Carlos, attraversa il deserto di Sonora con loro. Ti do la lista completa dei titoli in italiano. Le prime originarie edizioni sono Astrolabio, le altre Rizzoli. 1. 1968 Gli insegnamenti di Don Juan. 2. 1971 Una realtà separata. 3. 1972 Viaggio a Ixtlan. 4. 1974 L'isola del Tonal. 5. 1977 Il secondo anello del potere. 6. 1981 Il dono dell'aquila. 7. 1984 Il fuoco dal profondo. 8. 1987 Il potere del silenzio. 9. 1993 L'arte di sognare. 10. 1997 Tensegrità, passi magici. 11. 1998 Il lato attivo dell'infinito. 12. 1998 La ruota del tempo. Come vi siete accorti che l'adattamento italiano dei volumi di Castaneda aveva delle marcate differenze con i volumi in spagnolo e in inglese? Nel lontano 2016 cominciai a usare il nickname di Marisha a causa dell'enorme quantità di spam che ricevevo e per tutelare la mia privacy. Prima usavo il mio vero nome e molto alla leggera davo l'amicizia su Facebook a molti degli utenti che si presentavano nella pagina che avevo aperto per condividere delle brevissime citazioni di Castaneda. Feci amicizia con un uomo italiano di 50 anni, originario del nord Italia, che si era trasferito in Argentina per lavoro in una zona molto isolata e selvaggia. Lui conosceva bene lo spagnolo latinos e quando vide il passo che parlava dell'incontro di Don Juan con un puma, mi disse che lui ne aveva visti molti di questi pericolosissimi felini e che la versione spagnola dei libri di Castaneda era la migliore. Io ai tempi avevo letto qualcosa in inglese e mi era balzata all'occhio immediatamente la censura del linguaggio inappropriato, ma non avevo idea della vera situazione. Il mio amico non mi disse molto altro e gli chiesi se poteva tradurre per noi delle parti.
per farmi vedere dove discostava. Mi disse di sì, ma in seguito perdemmo i contatti. Così decisi di cominciare a farlo da sola e i risultati furono così sconvolgenti che coinvolsi Nick. Un giorno camminavo sulle montagne disse. e incontrai un puma, una femmina. Era grande e aveva fame. Cominciai a correre e lei corse dietro di me. Mi arrampicai su una roccia e lei si fermò a pochi metri, pronta a saltare. Le lanciai delle pietre. Ruggì e cominciò ad assalirmi. Fu allora che la mia volontà finì di uscire e con essa la fermai prima che mi saltasse addosso. L'accarezzai con la mia volontà, proprio così, le massaggiai le tette. La femmina di puma mi guardò con gli occhi assonnati e si gettò a terra, e io corsi come uno stronzo prima che si rialzasse. Don Juan fece un gesto molto comico per rappresentare un uomo in una corsa frenetica, stringendosi il cappello. Un día andaba yo en las montañas Dijo. y me encontré con una leona. Era grande y tenía hambre. Eché a correr y corrió tras de mí. Me trepé a una peña y ella se paró a unos metros, lista para saltar. Le tiré piedras, gruñó y empezó a embestirme. Entonces fue cuando mi voluntad acabó de salir y con ella la detuve antes de que me brincara encima. La acaricié con mi voluntad. ¿Cómo lo oyes? Le restregué las tetas. La leona me miró con ojos dormidos y se echó. Y yo corrí como la chingada antes de que se repusiera. Don Juan hizo un gesto muy cómico para representar a un hombre en carrera frenética, agarrándose al sombrero. One day I was in the mountains, He said. and I stumbled upon a puma, a female one. She was big and hungry. I ran and she ran after me. I climbed a rock and she stood a few feet away, ready to jump. I threw rocks at her. She growled and began to charge me. It was then that my willfully came out, and I stopped her with it before she jumped on me. I caressed her with my will. I actually rubbed her teeth with it. She looked at me with sleepy eyes and lay down, and I ran like a son of a bitch before she got over it. Edizione Astrolabio. Un giorno ero sulle montagne Disse. e mi imbattei in un puma, una femmina. Era grossa e affamata. Io fuggii e quella mi corse appresso. Mi arrampicai su una roccia e la belva si fermò poco sotto di me, pronta a balzare. Le gettai dei sassi. Ruggì e si preparò ad assalirmi. Fu allora che la mia volontà venne fuori pienamente e con la volontà fermai la belva prima che mi balzasse addosso. Le diedi una grattatina sotto alla pancia con la volontà. Mi guardò con aria sonnolenta e si accucciò. Io scappai come un fulmine prima che si riprendesse. La versione pubblicata dalla casa editrice Astrolabio è molto curata dal punto di vista linguistico, è particolarmente agile ed elegante e presenta un ottimo italiano. Nonostante ciò, non è fedele al testo originale. Oltre alla censura del turpiloquio, cerca di nascondere il fatto che in realtà il puma aveva già iniziato ad assalire Don Juan, cioè lo aveva già colpito. In spagnolo, gruñó y empezó a embestirme. Il passo è tratto dal volume Una realtà separata, capitolo 10.